Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del mistero delle 13 anime? In Brasile c'è un posto che dicono sia davvero maledetto, dove diversi episodi di violenza, anche del passato, hanno causato nel corso del tempo tutta una serie di eventi molto inquietanti. Sto parlando dell'edificio Joelma a San Paolo. In questo luogo sono state molte le testimonianze negli anni di apparizioni paranormali, urla e lamenti, attribuite a 13 persone che hanno perso la vita durante un terribile incendio in questo edificio all'interno di un ascensore mentre tentavano di fuggire. Ma non solo, a queste 13 persone defunte sono stati attribuiti anche dei miracoli. Una storia davvero molto interessante, secondo me, non perdetevela. Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Il 1° febbraio del 1974 un terribile incendio paralizza la città di San Paolo in Brasile. Nell'edificio Praça de Bandeira di 25 piani, meglio conosciuto come Joelma Building e situato nel centro proprio di San Paolo, un dipendente che lavora lì dentro verso le 9:50 del mattino sente dei rumori arrivare dal 12° piano, come di finestre che sbattono forte. Decide di andare subito a controllare per poi scoprire che un condizionatore d'aria aveva preso fuoco e le fiamme si stavano inesorabilmente diffondendo. L'uomo corse subito a prendere un estintore, ma quando tornò indietro non riuscì più ad entrare nella stanza a causa del fumo che aveva invaso l'ambiente. A quel punto decise di salire al piano superiore, al 13°, per avvertire di quanto stava accadendo e per cercare aiuto, ma si ritrovò in mezzo a nubi di fumo e fiamme, quindi non riuscì né a proseguire e né a tornare indietro. Da lì in poi un incendio incontrollabile prese possesso dell'edificio, che era principalmente occupato da una società bancaria, il banco Cresiful, e quel giorno all'interno si contavano circa 756 persone. I vigili del fuoco vennero allertati immediatamente. Le prime unità arrivarono intorno alle 9:10, poi ne arrivarono altre verso le 9:30, ma quando ormai le fiamme erano arrivate al 15° piano. I pompieri però non riuscirono ad andare oltre l'11° piano, purtroppo. Tentarono di salvare più vite possibili, ovviamente, ma facendo su e giù con gli ascensori, perché l'unica tromba delle scale che percorreva per intero l'edificio era impraticabile a causa di fumo e calore. Riuscirono a portare in salvo circa 300 persone, di cui qualcuno riuscì anche a rifugiarsi sul tetto e venne poi soccorso dall'elicottero intorno alle 10:30, mentre l'incendio venne completamente estinto intorno alle 13:30, ma fu comunque una strage. 171 morti e oltre 300 feriti. Pensate che diverse persone si lanciarono dalle finestre, mentre altre furono schiacciate dalla gente durante quel tentativo disperato di fuga. Secondo la perizia, la causa dell'incendio era da attribuire al cortocircuito di un condizionatore d'aria al 12° piano, che aveva causato il surriscaldamento dei cavi elettrici, provocando, in numero di vittime, il secondo peggiore incendio in un grattacielo dopo il crollo delle Torri Gemelle di quel terribile 11 settembre 2001. Questo perché, nonostante l'edificio era stato costruito esternamente in cemento armato e quindi resistente al fuoco, strutturalmente non aveva subito danni da poterne causare il crollo, mentre internamente era stato arredato con materiali infiammabili. Pareti divisorie, scrivanie e sedie erano tutte in legno, mentre i soffitti erano piastrellati con fibre di cellulosa incastonate poi in asse di legno. E poi tappeti, tendaggi, e tutto questo ha fatto sì che in soli 20 minuti
L'intero grattacielo è stato avvolto dalle fiamme. Oltretutto all'epoca non c'erano allarmi antincendio o scale d'emergenza, c'era solo l'unica scala centrale che percorreva tutta la costruzione. Ma ci sono 13 persone in particolare che quel giorno sono rimaste vive nei ricordi di molti testimoni. In mezzo a quelle terribili fiamme videro emergere un gruppo di persone per poi cadere a terra praticamente carbonizzate una volta fuori dall'edificio. I vigili del fuoco dissero che quelle 13 anime avevano tentato di sfuggire a quell'orribile incendio tramite un ascensore, ma che sarebbero morti a causa delle inalazioni di fumo e alle gravissime ustioni, perché l'abitacolo avrebbe raggiunto, secondo loro, delle temperature veramente allucinanti, circa 700 gradi, una temperatura che avrebbe ucciso chiunque, ma miracolosamente erano riusciti a sopravvivere per raggiungere la porta d'uscita, ma poi morire appena varcata. Pensate che dolore atroce. Oltretutto, queste persone non furono mai identificate a causa dello stato dei loro corpi e all'epoca non c'era neanche l'esame del DNA. Furono seppelliti poi nel cimitero di San Pietro a San Paolo. Sono proprio questi 13 defunti che hanno dato vita al mistero delle 13 anime, perché subito dopo la sepoltura i dipendenti del cimitero iniziarono a sentire dei rumori davvero inquietanti. Urla, gemiti di dolore che li terrorizzarono letteralmente. All'inizio non riuscirono a capire da dove provenivano. Cominciarono ad indagare per poi scoprire che quei suoni così angoscianti arrivavano proprio dalle tombe delle 13 vittime dell'edificio Joelma. A quel punto tentarono di capire come poter dare sollievo a quelle anime così tormentate e sapendo che erano morti carbonizzati, iniziarono a versare dell'acqua sulle loro tombe, tentando di dargli sollievo. E funzionò, perché gemiti e urla cessarono all'istante. Da lì in poi iniziò una sorta di pellegrinaggio in quel cimitero, gente che pregava per loro, che chiedeva addirittura delle grazie, perché si era sparsa la voce che molti avevano ricevuto dei miracoli da quelle 13 anime, tanto da attirare migliaia di curiosi che lasciavano anche dei messaggi con le richieste più disperate, perché si erano convinti che pregando per le loro anime tormentate potevano guarire da malattie o comunque risolvere i loro tormenti più gravi. Pensate che all'interno del cimitero si possono trovare anche dei cartelli di ringraziamento per le grazie ricevute, ma c'è anche un avvertimento: non accendere candele su quelle tombe. E pensate che su ogni tomba non manca mai un bicchiere colmo d'acqua. Dopo la tragedia l'edificio è rimasto chiuso per 4 anni, è stato poi successivamente ricostruito e ribattezzato Praca de Bandeira, Piazza della Bandiera. Dopo l'incendio ci sono stati dei cambiamenti nelle norme di sicurezza ovviamente, ma non solo in Brasile, in tutto il mondo. Ad esempio il regolamento 10 di Los Angeles che imponeva un eliporto sul tetto ad ogni edificio di oltre 75 piedi, circa 23 metri, proprio dopo il caso Joelma. Pensate che nel 2013 il quotidiano Folha de San Paolo chiese ad uno specialista di ispezionare sia le norme di sicurezza del Joelma che dell'edificio Andraus. Il Joelma le passò tutte alla grande, mentre l'Andraus, che aveva avuto già un brutto incidente, un incendio gravissimo 2 anni prima, il Joelma non le passò. Tuttavia, nonostante il Joelma sia ormai a norma, molti ancora oggi continuano a riferire di strani e oscuri eventi paranormali al suo interno e voglio raccontarvi qualcosa di davvero angosciante. Poco dopo la riapertura, in uno studio legale, una sera un dipendente che si era trattenuto fino a tardi per portare a termine il suo lavoro iniziò a sentire dei rumori davvero molto strani, come di una porta che si apriva. Quando andò a controllare, vide che comunque la porta era chiusa.
Così pensò che forse il rumore proveniva da un'altra stanza. Oltretutto era ben consapevole di quanto accaduto anni prima e tra la tragedia e tra il silenzio tombale di quell'edificio l'uomo pensò che forse si stava solo suggestionando. Si rimise al lavoro, ma subito dopo sentì lo stesso rumore. Si sentì anche osservato ad un certo punto e quando si voltò di scatto vide una figura nera simile ad una sagoma femminile che passava nell'anticamera della stanza in cui si trovava. L'uomo ovviamente si mise ad urlare terrorizzato, mentre quella figura era all'interno della stanza ferma che lo osservava. L'uomo fuggì all'istante da quell'edificio, rimase talmente terrorizzato che il giorno dopo diede addirittura le dimissioni. Ma non è tutto, perché ci sono delle storie davvero orribili legate a quel luogo che arrivano proprio dal passato. L'edificio Joelma sarebbe situato in un luogo noto come posto in cui tra il XVIII e il XIX secolo alcuni schiavi ribelli venivano torturati a morte. Ma c'è anche un'altra orribile storia legata ad un pozzo, famoso come Pozzo del Crimine, dove è morta un'intera famiglia, tra cui Paolo Ferreira de Camargo, professore di chimica di 25 anni, morto suicida, sua mamma Benedetta di 56 anni e le sue due sorelle, Maria di 23 anni e Cordelia di 19 anni. Questa famiglia fu assassinata nel 1940, ma andiamo a vedere perché. Da quello che si dice, Paolo aveva una relazione con un'infermiera che la sua famiglia non accettava. Perché, da quanto ho capito, la donna non era più vergine, dato che aveva avuto altre relazioni amorose in passato e a quell'epoca purtroppo era uno scandalo. A causa delle continue liti che Paolo aveva con la mamma e le sue sorelle, un giorno decise di costruire un pozzo dietro la sua abitazione e il 23 novembre del 1948, di ritorno a casa dal lavoro, decise di mettere del sonnifero alle 3 donne nel loro cibo, dopodiché gli sparò uccidendole sul colpo. Una volta morte mise loro in testa dei cappucci e le gettò nel pozzo dietro casa. Nei giorni successivi Paolo continuò a condurre la sua vita come se nulla fosse accaduto e quando qualcuno dei vicini chiedeva di sua madre e delle sue sorelle raccontava che erano partite per un viaggio. Purtroppo però nessuno gli credette. Anzi, iniziarono ad insospettirsi, tanto da denunciare la scomparsa delle 3 donne alla polizia, perché gli spari ovviamente non erano passati inosservati e tantomeno gli strani movimenti dietro casa dell'uomo. Quando la polizia allertata andò a controllare, trovò infatti durante l'ispezione i corpi delle 3 donne decedute dentro quel maledetto pozzo. Quel giorno Paolo, con la scusa di andare in bagno, si sparò un colpo dritto al petto, morendo all'istante. Si è poi scoperto che l'uomo faceva uso di droghe, forse facilitato dal facile accesso che aveva alle sostanze chimiche data la sua professione. Le donne furono poi seppellite in una tomba di famiglia nel cimitero di San Paolo e la casa rimase chiusa per molti anni, per poi successivamente essere demolita e pensate un po', dopo, in quel luogo, fu costruito l'edificio Joelma. Pensate amici che circola una storia anche davvero inquietante in merito al ritrovamento di questi corpi. Uno dei vigili del fuoco che tirò fuori le 3 donne dal pozzo, quel giorno prese un'infezione e morì subito dopo. Vi voglio anche segnalare che testimonianze filmati dei sopravvissuti all'incendio dell'edificio Joelma sono stati inseriti nel documentario Catastrofe del 1977 narrato da William Conrad. Amici, che storia allucinante! Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti innanzitutto se la conoscevate e poi che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un video molto particolare. Ciao amici!